Ciao a tutti, oggi per pranzo ho preparato delle seppe con i piselli, quindi una ricetta molto classica, con pochi ingredienti, naturali e buonissimi. Olio extravergine d'oliva in una padella abbastanza capiente, faccio rosolare leggermente uno spicchio d'aglio e una cipolla piccola, tagliata grossolanamente. Dopo una leggera rosolata, molto delicata, butto le seppie. Ovviamente sono seppie appena pescate, quindi non lavorate, ma pulite da me. Le più grandi sono state spellate, mentre le più piccole le lasciate integre. Anzi, di alcune ho lasciato anche il fegatino per dare più sprint e sapore al piatto. Ecco qua, vedete la seppia piccolina intera col suo fegatino che poi si scioglierà pian piano cuocendo. In alcuni commenti ho notato che in altre ricette il fegatino può sembrare una cosa stranissima, però posso assicurarvi, soprattutto per chi viene dal mare, che il fegato della seppia dà quel sapore in più, fa risaltare veramente i piatti. Una sfumata col vino bianco e una giustatina di sale, ma non tanto perché, essendo, ripeto, delle seppie appena uscite dal mare, il sapore ce l'hanno tutto. Un po' di pepe e poi, una volta sfumato il vino bianco e data una rimestata per farla rosolare in tutte le sue parti, posso aggiungerci una dose di polpa di pomodoro, più o meno per un chilo abbondante di seppie. 350 grammi di polpa di pomodoro potrebbero essere sufficienti, comunque questo molto a discrezione, potete aggiungerne anche un po' di più. Una volta fatto rosolare un po' il pomodoro, aggiungo subito i piselli, in questo caso sto usando dei piselli fini surgelati, quindi occhio a mettere l'acqua perché già ne contengono sia le seppie che i piselli. Quindi lasciare un attimo, vedete, riposare in modo così che caccino l'acqua sia i piselli che le seppie, appunto. Anche qua una piccola aggiustatina di sale a livello discrezionale e poi vado a coprire la pentola per circa 25 minuti, quindi la cottura più o meno di seppie medio-piccole si aggira sui 20-25 minuti, più o meno la stessa cottura dei piselli. Ecco qua, ci siamo, a fuoco lento, quindi fuoco moderato, spengo e lascio intiepidire leggermente. Come avete notato, le seppie le ho lasciate intere, questo per avere più facilità di porzionamento, quindi quando c'è la divisione nei piatti, ognuno si prende le seppie che vuole, una, due, tre, e tutti sono contenti. Ecco qua, guardate che meraviglia, qui sono i tentacoli, ecco qua, seppiolina con i piselli. Ora in piatto faccio un taglio per vedere appunto come è venuta la cottura, direi perfetta. Niente, buon appetito. Intanto io vado a mangiare queste seppie stravanate. Ciao, alla prossima ricetta.